Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci addentriamo nel mondo delle borse, filati ed accessori. Come possiamo iniziare ad orientarci in questo mondo tanto vasto? Perché ormai, come sapete, il mondo è pieno, internet è piena di progettini, di accessori, ma quali sono giusti, quali materiali è meglio utilizzare, quali magari è meglio lasciar perdere. E io eccomi qui per aiutarvi a cominciare, a destreggiarvi nel magico mondo delle borse ad uncinetto. Dunque, partirei subito con il dire che la fantasia la fa sempre da padrona, quindi ci sono delle regole come per tutte le arti, ci sono delle regole, dei canovacci, delle generalizzazioni che vanno bene un po' per tutti, ma poi con l'esperienza, con la manualità che si acquisisce e anche e soprattutto con il gusto personale si andranno completamente a stravolgere. Prima di cominciare con questo video ti invito a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione per postarmi anche qualche vostra creazione che sono sempre molto curiosa di guardare. Vi invito come al solito a iscrivervi invece qui su YouTube al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, a mettere un like al video e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei successivi. Lasciatemi un commento qualora doveste aver bisogno anche di qualche altra piccola spiegazione, sono sempre ben contenta di rendermi utile. Cominciamo dalle basi. Che cosa ci serve per realizzare una borsa? La prima cosa che mi viene in mente è il filato. Perché? Perché di tipologie di borse ne esistono davvero infinite. Già soltanto guardandoci intorno su questa piattaforma possiamo davvero vedere un'infinità di modelli realizzati in tantissimi modi diversi. Ci sono delle borse che sono realizzate con 2 materiali, borse che sono realizzate con 5 materiali, tantissimi accessori, quindi va molto al nostro gusto personale, anche poi naturalmente alla nostra manualità, perché è chiaro, ci sono delle borse che sono davvero molto elaborate, come ad esempio quella che ho realizzato un mesetto fa, la pochette con il ricamo su rete. Quella è stata molto particolare come realizzazione. Ci sono altre borse invece che sono un pochino più semplici da realizzare e che richiedono anche molti meno materiali, ed è da qui che voglio andare a partire. I filati per borse sono tantissimi, tant'è vero che oltre agli specifici filati per borsa come possono essere dei cordini, ci sono anche dei filati che normalmente utilizziamo per l'abbigliamento e che andiamo invece a trasferire per quello che riguarda le borse. Basti guardare le mattonelle che vanno tanto di moda in questo periodo. Quelle mattonelle, nella maggior parte dei casi, sono realizzate con un classico filato in cotone, che è lo stesso filato che magari potremmo avere in casa perché ci abbiamo realizzato un sottobicchiere piuttosto che un paio di pantaloncini, il classico cotone d'abbigliamento, ed anche un acrilico se vogliamo invece avere una realizzazione a mattonella per le nostre borse un pochino più invernale. Quindi il cotone lo abbiamo già nominato. Passiamo al cordino. Cordino è l'evergreen per quanto riguarda la realizzazione delle borse. Ne esistono, credo, 800 tipologie. Uno su tutti è il cordino Swan. Vi faccio vedere qui qualche progetto che io personalmente ho realizzato con questo tipo di cordino. È un cordino molto versatile, perfetto per realizzare sia borse un po' piccine tipo bustine, anche portaocchiali, portamascherine ad esempio, portachiavi anche, quindi anche degli accessori, dei ciondoli da borsa, ma anche lavorazioni molto più estese, quindi delle shopping bag, dei beauty case, delle borse elaborate. Quindi è un cordino davvero versatile al 100% ed è un cordino che si sostiene anche piuttosto bene. In realtà dipende poi dal progetto, ma in linea di massima, se le dimensioni restano contenute, rimane un materiale che si autosostiene
Ecco, nella maggior parte dei casi. Oltre appunto allo Swan ci sono anche altri tipi che non posso farvi vedere tutti, ma vi faccio passare comunque qualche immagine di progetto per farvi capire più o meno com'è la resa dei vari cordini. Ovviamente se c'è qualcosa che vi colpisce in qualche modo e volete sapere un pochino di più su quale filato ho utilizzato per tale progetto, scrivetemelo senza problemi nei commenti, sarò ben contenta di darvi una mano. Io ho adesso da farvi vedere il cordino Tai. Questo è un cordino molto versatile ma un pochino meno autosostenente, quindi è un cordino che io reputo più adatto per progetti contenuti e per oppure sostenuti da altri accessori che vedremo. Questo è un altro tipo di cordino che è piatto, quindi non è un cordino fatto a corda come il nome consiglierebbe, ma è un cordino piatto. Tai anche lui, perfetto anche questo per lavorazioni a mio gusto di dimensioni contenute. Naturalmente nessuno, come ho detto inizialmente, vi vieta di realizzare una borsa gigantesca con questo cordino, dipende poi dal tipo di accessorio che poi ci andate a combinare, se utilizzerete una rete, se la sosterrete in qualche altra maniera o se volete proprio una borsa che rimanga molto morbida e che si possa magari anche piegare su se stessa quando vuota. Una volta archiviato questo discorso, passiamo alle fettucce. Le fettucce, che vi faccio appunto vedere in sovraimpressione, sono nascono come degli ritagli, quindi sono quei filati che una volta avanzavano e che si tiravano per appunto realizzare questi gomitoli da utilizzare per non appunto sprecare il materiale. Di fettucce ne esistono infinite tipologie. C'è la fettuccia di cotone, c'è la fettuccia in licra, ho visto anche dei cordini fettucciati, se proprio non è proprio questo il termine, però passatemelo. E quindi le fettucce sono perfette per realizzare delle borse, perché sono dei filati sostanzialmente un po' pesantucci. Tanto è vero che delle borse realizzate in fettuccia quasi nella totalità dei progetti non hanno bisogno di sostegno perché sono belle corpose già di loro. Un altro tipo di materiale che può essere utilizzato per realizzare le borse è la juta e la raffia. Dei filati davvero molto interessanti, io li amo particolarmente perché mi danno questa idea di boho chic, li vedo molto bene abbinati ad un bianco, ad un lavoro molto traforato, non so, è una cosa che mi porta a pensare a progetti del genere. Si possono realizzare anche delle borse in lana, quindi con la classica lana che utilizziamo per il nostro abbigliamento, quindi delle sciarpe, dei maglioni, e possiamo utilizzarla per realizzare le borse. Come tornavo al discorso delle mattonelle iniziale, è lo stesso ragionamento, possiamo costruire dei pannelli con il punto che noi preferiamo e andarli poi ad irrigidire per creare la nostra borsa. Questi sono in sostanza i filati principali che possiamo utilizzare per la realizzazione delle nostre borse. Dopo questa parentesi sul filato andrei a parlare della rete, o meglio dei metodi di irrigidimento delle nostre lavorazioni. Molte lavorazioni infatti hanno bisogno di un sostegno per poter restare in piedi e per poter sostenere magari il peso sia del filato che stiamo utilizzando e sia di quello che poi andiamo ad inserire nella nostra borsa. Noi sappiamo molto bene che le borse che indossiamo vengono abbastanza maltrattate, quindi è sempre bene avere un po' di sostegno in più per stare tranquilli. Quindi le varie tipologie di irrigidimento di borsa possono essere o il termoindurente, che funziona appunto con il calore e produce e crea questa rete attorno al filato che irrigidisce il corpo borsa, oppure ci sono le reti. Abbiamo sia una rete in plastica non preformata, quindi dei rotoli in rete, questo è uno scampolo, che si trovano di tutti i tagli, di tutte le dimensioni, addirittura si può anche scegliere la dimensione dei quadrettini. Quindi questo tipo di rete che possiamo appunto plasmarci come vogliamo,
e crearci appunto la nostra borsa, oppure abbiamo queste reti preformate. In questo caso la rete è una rete canvas, quindi non è una rete in plastica, o meglio, è una rete in plastica, ma è una plastica molto lavorata, molto morbida e molto versatile. Queste reti preformate consentono davvero una realizzazione piuttosto veloce, o quantomeno molto più veloce rispetto ad una lavorazione su una rete non preformata. Vi faccio vedere, già possiamo andare ad intuire la forma che avrà la nostra borsa in questo caso. Questi sono i metodi che possiamo utilizzare per irrigidire le borse. C'è anche chi utilizza il feltro, quindi taglia semplicemente dei pannelli in feltro e li va ad inserire sul filato, ci va a cucire intorno il filato come fosse una fodera e quindi gli funge sia da fodera che da indurente. In questo modo possiamo ottenere già una buona struttura qualora ci servisse appunto realizzare delle borse rigide. Passando invece a quello che può riguardare gli accessori, vorrei parlare dei manici. Manici infiniti, tantissime tipologie di manici, addirittura possiamo crearci dei manici da noi con l'uncinetto e con il filato che stiamo utilizzando per la borsa. La cosa importante da ricordare in questo caso è o di aggiungere degli anelli, dei piccoli moschettoni che aiutino a sostenere poi il corpo della borsa, o anche di andare a fissare molto bene i manici che noi abbiamo realizzato al corpo borsa e farli anche un pochino più spessi di quanto li faremmo in realtà, perché comunque specialmente utilizzando dei filati un pochino elastici tenderanno a allentare un pochino. Ricordiamolo sempre quando vediamo i tutorial delle borse con i manici in cordino. In alternativa possiamo andare ad acquistarli. Io qui ne ho un paio di in bambù, però come potete vedere anche in uno dei video precedenti di questo canale ne ho utilizzati anche di legno. Faccio vedere anche altre realizzazioni con dei manici in metallo, ho visto che esistono anche dei manici in resina molto belli, realizzati con delle perle. Ne abbiamo veramente di tutti i colori e abbiamo soltanto da scegliere quello che noi preferiamo. Andando ancora avanti, andiamo a parlare di fondi e qui ci andiamo ad agganciare al discorso delle reti. Non tutte le borse necessitano di fondi e non tutti amano le borse con il fondo. Io ho un 50 e 50, vuol dire che in alcuni casi trovo che il fondo sia indispensabile per la realizzazione di alcuni progetti, in altri casi invece trovo che sia superfluo l'utilizzo del fondo, serve comunque a dare un pochino di stabilità. Il discorso del fondo, a mio parere, può essere esattamente quello dei manici. Cosa vuol dire? Che noi possiamo andare ad acquistare un fondo, questo è un fondo in ecopelle, possiamo andare ad acquistare un fondo e ce ne sono di varie dimensioni e varie forme addirittura, ma possiamo anche produrcelo da soli con il nostro amico fidato, quindi possiamo andare a realizzarci il nostro fondo ad uncinetto e poi andarci a montare le nostre catenelle e tirarci su il nostro progetto borsa. Quindi il fondo anche è facoltativo, in alcuni casi in borse particolarmente grandi e sostenute io lo consiglio. Andando ancora avanti possiamo parlare di piedini. I piedini che vi faccio vedere qui, i piedini sono sostanzialmente in metallo, ne possiamo scegliere quanti vogliamo, ci sono tantissime forme, ci sono tantissime colorazioni, stesso vale anche per il fondo, ho visto fondi coloratissimi molto belli, e vanno applicati appunto sul fondo della borsa in questa maniera per andarci ad aiutare nell'appoggio. Anche in questo caso io non trovo che siano indispensabili, perché alcune borse, ad esempio una piccola pochette ma anche una tracolla, non è detto che debbano essere poggiate sul tavolo, anzi in realtà non è neanche una cosa carina. Però c'è chi predilige delle borsette realizzate anche con i piedini, oppure magari è proprio il progetto in sé che lo richiede, un hardware particolare o comunque il modello della borsa si presenta molto meglio con dei piedini e quindi anche questi possono essere dei validi alleati per le nostre realizzazioni.
Ai piedini si vanno ad aggiungere i vari occhielli, dei piccoli moschettoni. Vi faccio vedere un esempio, ma veramente abbiamo di tutto e di più da scegliere. I moschettoni esistono di tantissime dimensioni e di colori. Ho visto anche addirittura dei bronzo o dei bellissimi ottone, addirittura molto belli. L'importante è scegliere sempre un moschettone adatto, non troppo grosso se parliamo di una lavorazione minimal e leggera, e non troppo leggero se invece andiamo a realizzare una borsa bella massiccia. Ho realizzato questa borsa ad esempio e ho inserito come chiusura su richiesta un moschettone, ma ho dovuto scegliere un moschettone molto molto importante perché la borsa realizzata in fettuccia era una borsa davvero strong e quindi necessitava di un materiale per la chiusura che non andasse a uscire dalla lavorazione. È molto importante considerare anche questi dettagli. Andiamo a parlare di catene. Io ne ho qui una in metallo dorato. Le catene davvero, anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Questo perché io chiamo catena ma intendo la tracolla, quindi le tracolle le possiamo trovare davvero in pelle, in semipelle, in metallo, in acciaio, in alluminio, di vari colori, di tutti i tipi davvero. È molto importante anche qui andare a scegliere la pesantezza e la grandezza delle maglie, se stiamo parlando di catena, adeguata al nostro progetto borsa. Una pochettina molto piccola che ispira tenerezza, abbinata magari ad una catena bella grossolana importante, va veramente a cozzare e a creare un effetto un po' particolare. Anche la tracolla può essere realizzata con il materiale che stiamo utilizzando per realizzare la nostra bag. Vi voglio far vedere dei ponticelli perché ve ne ho parlato ma non ve li ho mostrati. Ve li apro per farvene vedere alcuni. Ecco, questi sono dei ponticelli, sono quelli che vanno messi nei laterali della borsa a cui poi andiamo ad agganciare col moschettone la catena e danno una grossa mano perché sostengono bene il corpo borsa, a differenza di quello che potrebbe succedere senza questi ponticelli. Da qui andiamo a parlare di chiusure. Io ve ne faccio vedere un paio giusto per farvi capire quali sono le differenze. Chiusure ce ne sono davvero tantissime, qui è un po' più importante andarci a scegliere il materiale. Ecco qui vi faccio vedere le tipologie di chiusura che ho al momento, ma è solo per farvi vedere la differenza di materiale. Questo è un metallo molto strong, l'impatto che ha una volta in mano è di un qualcosa di compatto ed è perfetto, non è una chiusura tanto pesante ed è quindi una chiusura che si presta davvero molto bene a delle pochette ma anche a delle tracolle non troppo piccole. Questo qui invece è una chiusura, come vedete, molto molto leggera, tant'è che non ha nemmeno le viti per essere fissata, mentre invece questa sì. Questa potrebbe andare bene per una di quelle bustine molto piatte, senza alcun tipo di sostanza all'interno e che vogliamo magari rifinire un pochino, ma a livello di chiusura qui davvero o inseriamo un pochino di colla per andare a rinforzare, oppure questa, ragazzi, vi scappa proprio di mano. Non vi consiglio, quando andate ad acquistare questi hardware, questi pezzi di metallo, andate sempre a sentire se è compatta nella maniera giusta, perché alcuni accessori, purtroppo specialmente online che non riusciamo a vederli bene, rischiano di restarci in mano. La fodera, anche questa è facoltativa. Vuol dire che ci sono delle borse che vanno foderate necessariamente e molte borse che invece non necessitano di fodera, non è obbligatorio foderare le borse. Ovviamente una borsa foderata si presenta già esteticamente come molto più rifinita, su questo siamo d'accordo. Però ci sono dei casi in cui non è così importante, ad esempio questa borsa non è una borsa foderata. Una borsa che ho realizzato in filato di ecopelliccia, la parte interna, aprendo la borsa, era
totalmente coperta dal filato, ed era tra l'altro dava una sensazione talmente interessante che ho deciso proprio di non foderarla. Ma questo non vale soltanto per quello che riguarda l'ecopelliccia e che quindi ti lascia un feeling morbido quando la vai ad aprire. Anche alcune borse in cordino non sono foderate, ad esempio questa è una borsa che non è foderata. Ovviamente quando è coinvolta una rete come può essere questa, consiglio la fodera, perché per quanto possiamo andarci ad impegnare con un filato classico, quindi non con l'ecopelliccia che ho nominato prima, si vedrà sempre la parte interna. Io vi ho illustrato un parco molto ampio, perché abbiamo parlato di fondi, di fodere, di piedini, di occhielli, moschettoni, catene, tracolle, chiusure, filati, manici. Abbiamo davvero spaziato in tutti quelli che possono essere i materiali e gli accessori che possono andare a comporre le nostre borse. La realtà è che per realizzare una borsa serve un gomitolo, una rocca di cordino ed un bottone, perché sostanzialmente l'ABC è questo. Volendo andare a realizzare un bottone possiamo anche costruirci un bottone ad uncinetto, quindi volendo andare proprio a fari precisi ci serve un filato. È ovvio che poi a noi piace avere tante cose, tanta scelta e crearci dei progetti interessanti, quindi andiamo sempre di più a spaziare, ad acquistare, a mixare, e io sono la prima. Come avete visto, tantissime cose ho per realizzare appunto le mie idee. Sta di fatto che tutto fa la vostra fantasia, quindi una volta che avete il vostro filato del cuore, potete già sbizzarrirvi con più di un progetto, perché possiamo andare a creare sia un piccolo portachiavi o un ciondolo da borsa che una piccola pochette, una bustina piatta o anche addirittura una bella tracollina, semplicemente utilizzando un filato. Poi man mano che vogliamo andare a aggiungere, a ingrandire e a cambiare modello, è chiaro che serviranno anche degli altri piccoli accessori. Io spero di esservi stata utile. Se avete qualche domanda, se c'è qualcosa che non vi è molto chiaro, se mi volete chiedere anche dove potete trovare qualcuna delle cose che avete visto, oppure se mi volete chiedere nello specifico qualcosa su una delle foto che vi ho mandato in sovraimpressione, non esitate a scrivermelo nei commenti. Io spero che questa lezione vi sia piaciuta, che abbiate scoperto anche qualcosa di interessante che magari non sapevate. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella e a mettermi un bel like al video. Vi invito anche, come sempre, ad iscrivervi su Instagram. Vi lascio il link in descrizione e vi lascio con la promessa di un tutorial molto presto. Ciao!